per utilizzare tutti gli avanzi che porteremo l'anno prossimo e magari non sapremo più che farcene. Inoltre ho bisogno di un pezzo di fodera. Io avevo questo pezzo di cotone lilla e utilizzerò questo pezzo di cotone lilla. Per fare la nostra piastrella dovremo cominciare a montare una catenella di 6 maglie. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le chiuderemo a cerchio con un punto bassissimo. Faccio 3 catenelle che saranno il mio primo punto, il mio 16° punto alto, terza catenella che funge da primo punto alto del giro, e chiudo con un punto bassissimo. Salgo con altre 3 catenelle, faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo con un punto alto, faccio un'altra catenella di separazione, entro nel punto sottostante e faccio un altro punto alto, un'altra catenella di separazione, filo sull'uncinetto, nel punto successivo sotto faccio un altro punto alto, e tutto il giro così, e avremo praticamente 16 punti alti alternati da 16 catenelle per tutto il giro. Terminato il mio giro vado a chiudere con un punto bassissimo e poi cammino coi punti bassissimi fino ad arrivare all'archetto successivo. Ne farò, faccio una catenella e un punto basso, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio un altro punto basso, faccio 2 catenelle di separazione ancora, vado nell'archetto dopo, faccio un punto alto, e qui cominceremo a dare la forma quadrata alla nostra piastrella. Dopo il mio punto alto farò 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e faccio un punto alto, faccio ancora 2 catenelle, entro nell'archetto dopo e faccio un punto basso, 2 catenelle ancora, vado nell'archetto successivo e faccio un altro punto basso, faccio 2 catenelle, entro nell'archetto dopo, faccio un punto alto, e qui formeremo il nostro secondo angolo con altre 5 catenelle. Entro nell'archetto dopo e faccio un punto alto. Ed ecco che il nostro lavoro comincia a diventare quadrato. Quindi continuo con 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, altre 2 catenelle, archetto dopo, punto basso, 2 catenelle, vado nell'altro archetto, punto alto, e 5 catenelle, archetto successivo, punto alto, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, punto basso, altre 2 catenelle, punto alto, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, e il mio punto alto, faccio altre 2 catenelle e vado a chiudere il mio giro. Ed ecco che abbiamo ottenuto la nostra forma quadrata. E ora facciamo l'ultimo giro. Cammino sempre con un punto bassissimo nel primo archetto che ho a disposizione, salgo con 3 catenelle che faranno da primo punto alto e faccio altri 2 punti alti per un totale di 3. Passo nell'archetto successivo e faccio 3 punti alti.
e 3. Vado nell'archetto successivo, che è quello di 5 catenelle, e lavoro 4 punti alti, 1, 2, 3, faccio una catenella e di nuovo 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. E così abbiamo formato il primo dei nostri 4 angoli. Adesso andremo avanti con l'archetto successivo, 3 punti alti, l'archetto che viene dopo, altri 3 punti alti, 1, 2, 3, prossimo archetto, altri 3 punti alti, e 3, e qui andremo a formare il nostro angolo con 3, 4, una catenella di separazione e di nuovo 4 punti alti, 2, 3 e 4. E vado avanti e alla fine del giro chiudo con un punto bassissimo. Cammino con un altro punto bassissimo nell'archetto successivo, salgo con 3 catenelle e lavoro altri 2 punti alti per un totale di 3. Archetto successivo, faccio altri 3 punti alti, 2 e 3. E ora entro nell'archetto più grande, quello che fa da angolo, e farò 4 punti alti, 2, 3 e 4, 2 e altri 4 punti alti. Ed ecco che il nostro quadrato sta prendendo forma. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Piastrelle ne ho preparate 24 e adesso le andremo ad unire e faremo 3 file da 8 piastrelle l'una. Andremo a unire le nostre piastrelle all'uncinetto, le metteremo diritto con diritto e le uniremo a punto basso. Quindi entro nell'archetto di 2 catenelle, quello ad angolo, e faccio un punto basso. Entro nel punto successivo, entro nel punto successivo anche dell'altra piastrella, prendo la codina così la lavoro, non ce l'ho più dopo da tirare dentro, e faccio un altro punto basso. Entro nel punto successivo, entro nell'altro punto dell'altra piastrella e faccio un altro punto basso. Così via via, prendendo punto per punto, punto intero, e faccio punti bassi fino alla fine della piastrella, le nostre 2 piastrelle, e andremo avanti così a unirle finché non avremo ottenuto 3 file da 8 piastrelle l'una. Ed ecco ottenuta la nostra striscia di 8 piastrelle. Ne avremo fatte 3. Avevo l'ora di vedere il risultato e mi piace tantissimo. Adesso assembleremo insieme la terza. Vale sempre il diritto con diritto delle piastrelle, quindi i 2 diritti devono essere in mezzo. Prendo il mio uncinetto e il mio filo
faccio il nodino e dentro nel primo archetto faccio un punto, entro nel punto successivo e prendo anche l'altra piastrella, faccio un altro punto basso e di nuovo punto per punto, prendendo il punto intero vado a lavorare per unire le nostre strisce, facendo attenzione di prendere tutti i punti e di arrivare giusti all'archetto per poi passare all'archetto successivo. Una volta lavorato l'ultimo punto alto, devo entrare nell'angolo nell'archetto formato da 2 catenelle. Lavoro il punto basso, poi devo passare nella piastrella successiva e niente, lo faremo così. Ci passiamo direttamente nell'archetto dopo, lavoriamo un punto basso e andiamo avanti ancora a lavorare punto per punto. Ed ecco finito tutta la riga di piastrelle, sono nell'ultimo archetto delle ultime 2 piastrelle. Faccio il nodino di sicurezza, taglio il filo e alla fine avremo ottenuto un grande pannello. E adesso cominceremo a dare forma alla borsa. Come facciamo? Semplicissimo. Pieghiamo il pannello in 2, sempre curandoci di avere diritto con diritto, ed andiamo ad unire il cilindro di 4 piastrelle per parte. Ed ecco ottenuto il nostro cilindro. Una volta terminato il mio cilindro, ho girato dal diritto il corpo della borsa e ho rifinito la parte alta con 3 giri di punti bassi. Adesso ci occuperemo del fondo. Per ricavare il fondo della nostra borsa non dobbiamo fare altro che piegare la nostra borsa in 2, tenendo le 3 piastrelle intere centrali, sia da una parte che dall'altra, perché la piastrella che qui vediamo piegata in 2 farà da profondità. Quindi cosa facciamo? Andiamo a rubare un trucchetto al cucito. Non dobbiamo fare altro che 10 giri di punti bassi partendo da questo archetto a questo archetto, quindi le 3 piastrelle centrali, 10 giri da una parte e 10 giri dall'altra. Io una parte l'ho già fatto, che dopo andremo ad unire insieme e a formare gli angoli. Vado a fare i miei 10 giri di punto basso, sia da una parte che dall'altra. Appoggiamo bene piegata in 2, facendo combaciare tutto, la borsa sulla fodera messa in doppio, e ne ricaveremo con un gessetto, con una penna, con una matita, ne ricaveremo la sagoma in questa maniera. Facendo in questo modo resta della stessa misura. Poi quando andremo a tagliarla però dovremo tenere dei margini per le cuciture. Ricavata la sagoma della mia borsa, sposto e ce ne occuperemo dopo, perché prima dovremo chiudere il sotto e gli angoli. Come facciamo? Rigiriamo di nuovo dal rovescio la borsa e facciamo combaciare questi bordi e iniziamo a cucire
dove abbiamo fatto i giri di punto basso. Io lo cucirò con l'uncinetto, voi potete cucire col l'ago e metto a pari i miei angoli e faccio così come per le piastrelle. Prendiamo un punto alla volta, un punto di qua, un punto di là e lavoriamo con un punto basso. Un punto di qua e un punto di là e un punto basso. E vado avanti così finché ho finito tutti i miei punti, lavorando un punto alla volta. Unito il nostro fondo con i punti bassi, con una cucitura di punti bassi, andremo poi a fare anche l'angolo. Io uno l'ho già fatto e il risultato dal rovescio è questo qua. Come facciamo per chiudere l'angolo? È semplicissimo, estremità, però per essere sicuri prima andiamo ad individuare la metà giusta della nostra piastrella. Quindi ricordiamoci che qui abbiamo un gruppetto di 4 e 3 gruppetti di 3 e un altro gruppetto di 4. Il centro è molto facile da individuare. Non è altro che il punto nel primo punto basso che abbiamo fatto e nel primo punto alto disponibile dopo l'archetto, perché se vi ricordate noi l'archetto l'abbiamo già lavorato. Quindi entro, prendo il punto alto successivo della piastrella, si fa un po' fatica perché ho lavorato col 4 ed è piuttosto compatto, quindi si fa fatica a entrare e uscire. Ok, vediamo. Poi il filo non è molto ritorto, quindi non aiuta. Faccio un altro punto basso, entro nel punto successivo, nel punto alto successivo della mattonella sottostante, faccio un altro punto basso e vado avanti fino alla fine facendo combaciare il nostro marcapunti con la nostra cucitura di metà fondo. Questa borsa ho deciso di applicare i manici appunto tunisino e ho fatto un tutorial a parte per questo, se no questo video diventava troppo lungo, quindi ve lo lascio tutto il video. E li ho semplicemente cuciti con ago e filo, punto. Li ho cuciti e adesso andrò a fare la fodera per coprire tutto. Nel frattempo ho anche tagliato la mia fodera, se vi ricordate l'avevamo segnata, l'ho tagliata lasciando un lato, il lato più corto e l'altro lato. Praticamente farò i due fianchi e il lato corto. Poi ci vediamo come chiudere gli angoli. Cuciti i miei 3 lati, cioè i due fianchi 1 e 2 e il sotto, devo andare a fare gli angoli ed è facilissimo, come abbiamo fatto con la borsa. Prendiamo il nostro tessuto, lo tiriamo così, abbiamo formato l'angolo. Apriamo le cuciture che dopo andremo a stirare, puntiamo 2 spilli, 1 e 2, il nostro angolo. Facciamo anche l'altro. Apriamo il nostro tessuto, apriamo le cuciture, puntiamo lo spillo per traverso, così almeno se cuciamo a macchina lo togliamo intanto che arriviamo vicino. Voilà, e vado a cucire 2. E ho anche stirato il bordo che restava aperto, ho piegato il tessuto a 1 centimetro e l'ho stirato lungo tutto il perimetro in modo poi da agevolarne l'inserimento. Prima di tutto ho tenuto la fodera dal rovescio e la borsa dal rovescio. Facendo combaciare 2 rovesci ho messo la cucitura del fianco della fodera che combacia con la metà della piastrella che abbiamo tenuto per profondità, sia di qua che di là.
Io gli ho messo anche una chiusura calamita, però voi potete anche non metterla una. E adesso andrò a chiudere a punto nascosto la fodera. Ed ecco il nostro progetto finito. È una borsa molto capiente e ora vi dico le misure. 36 cm di larghezza, 36 cm di altezza e 12 cm di profondità. Per profondità intendo tutto il giro borsa. Vi ricordo inoltre, se volete fare i manici come i miei, cioè appunto tunisino, ho fatto un video tutorial a parte e troverete tutte le informazioni nel box e in sovraimpressione al video. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e se non siete ancora iscritti al mio canale fatelo. Se vi è piaciuto questo video mettetemi un mi piace, grazie della vostra attenzione e al prossimo tutorial. Ciao a tutti!